Buona giornata a tutti. Una breve introduzione a questo video dove vediamo l'applicazione del tratteggio incrociato che abbiamo visto nel video scorso. Un semplicissimo disegno fatto in maniera molto semplice che esemplifica in pochi minuti quale può essere l'applicazione di questo metodo. Vi ricordo di iscrivervi al canale e di attivare la campanella delle notifiche e di leggere sotto le indicazioni che vi lascio. A dopo. Questo è il disegno che ho preparato a matita e questi qui sono gli strumenti che adopero, quindi abbiamo una matita, in questo caso Staedtler 2B e la penna Bic Crystal. Questo qua è un disegno appunto che io ho tirato fuori da questo oggetto qui, da questo vasettino semplice che mi permette di sviluppare su di esso tutta la trama e il tracciamento del tratteggio che abbiamo pensato. Quindi praticamente noi andremo a eseguire su questo oggetto il disegno partendo dalla sfumatura più chiara per arrivare via via ai colori più scuri. Questa qui è la parte che rimarrà più chiara, questa qui è la parte che rimarrà più scura insieme a questo bordino qui. Quindi non facciamo altro che iniziare e tratteggiamo in modo verticale per per tutti i due spazi che noi abbiamo ritenuto dover riempire, cioè quelli che hanno la sfumatura di ombra più leggera. Allora, la sfumatura di ombra più leggera è il risultato di ciò che noi lasceremo in un secondo momento in vista. Ovviamente noi dobbiamo tratteggiare tutte le ombre che ci sono sul nostro oggetto. Quindi in questo momento abbiamo tratteggiato il corpo e qui tratteggiamo l'interno del vasetto. Ovviamente la parte adesso che ci compete sarà quella di determinare con la matita i vari ingombri dove praticamente noi dovremo iniziare a tracciare la seconda trama di tratteggio che sarà quella orizzontale. Vedete, adesso sto tracciando con la matita questi segni che mi aiutano praticamente a creare un ingombro. Quindi dentro questo spazio che io creo farò il tratteggio orizzontale. Invece il tratteggio verticale nei due spazi, vedete quelli in basso a sinistra e a destra e in alto in mezzo al foro del vasetto, li lascerò con il tratteggio verticale che ho fatto prima. Non interverremo con nessun altro tipo di tratteggio. E vedete, in questo modo noi abbiamo, in maniera semplice e stilizzata, riempito in maniera col tratteggio orizzontale tutto il vasetto, col tratteggio verticale la parte che è più in ombra. Adesso definiamo la parte che interesserà il tratteggio diagonale. Il tratteggio diagonale che ci aiuterà a definire la parte un pochino più scura. Quindi io con la matita disegnerò gli ingombri che saranno relativi alla parte più scura che poi andrò io a mettere a penna. Ovviamente questo della matita è un lavoro che io vi consiglio di fare. Quando poi avrete più dimestichezza lo abbandonerete, però è fondamentale all'inizio farsi aiutare da questo mezzo. Quindi procediamo con il tratteggio diagonale verso sinistra. In questo caso ho scelto di fare prima quello verso sinistra, ma adesso noi riusciamo a individuare quali sono le parti più scure, quelle
massimamente più scure dell'oggetto, e quindi che sono due piccolissimi, che sono il bordo sinistro del foro del vaso e il bordo esterno del vasetto. In questo momento cosa faccio io? Dopo aver determinato il vaso e le sue in maniera stilizzata, quali sono gli ingombri delle ombre e delle parti in luce, io mi aiuto con il tratteggio incrociato o diagonale o verticale o orizzontale, come più mi piace, facendo meno pressione o più pressione sulla penna, andando a fare in modo che il tratteggio più scuro vada a incontrare il tratteggio più chiaro in maniera molto più omogenea. Quindi praticamente opererò un'osmosi fra queste parti in ombra e queste parti in luce. Ovviamente l'oggetto è molto stilizzato e quindi è molto semplificato, però è un esempio interessante, è un modo, secondo me, semplice per poter riuscire a utilizzare questo tratteggio e vederne soprattutto le funzioni. Vedete, adesso praticamente sto in maniera molto, ripeto, stilizzata, senza entrare troppo nei particolari, sto facendo questo lavoro, cioè sto giocando con le ombre, con le luci, cercando di far penetrare una dentro l'altra. Poi ovviamente dobbiamo ad un certo punto, vedrete, cercare di eliminare la parte disegnata a matita, perché così, voglio dire, il nostro lavoro potrà risultare anche un pochino più fresco. Ovviamente lavorare con la penna è come un po' lavorare con l'incisione oppure con l'inchiostro, quindi ciò che si fa è quello che poi rimarrà. Adesso abbiamo terminato, potremmo andare avanti anche molto, però lo terminiamo qua perché mi sembra che l'esemplificazione sia stata abbastanza chiara e il risultato del nostro tratteggio è questo, e noi abbiamo dato una struttura all'oggetto e abbiamo impiegato l'uso del tratteggio. Il risultato è questo. Ho scelto di fare questo piccolo vasetto in maniera molto stilizzata e semplice per omaggiare a mio modo Giorgio Morandi, un grande pittore e un grande incisore che io vi invito ad andare a scoprire. Chi non lo conosce lo deve assolutamente conoscere. Vi ringrazio di essere stati qui, vi ricordo di iscrivervi al canale e ci vediamo prossimamente con un altro video. A sabato!